Questo è il tutorial definitivo per utilizzare Euro Truck Simulator 2, partendo dal volante e tutti i miliardi di problemi che potresti incontrare e che mi avete chiesto nel tempo nei commenti oppure a Trackers MP per poter giocare in multiplayer ad Euro Truck. Io mi sono preparato qui 3 applicazioni, una in Discord perché vi invito ad entrare nel mio server dove alcune volte mi potete incontrare e potete chiedere domande, altre volte invece possiamo giocare insieme in multiplayer ad Euro Truck. Se avete Trackers MP eccetera eccetera ve lo spiego dopo. Poi questo è il programma della Logitech, vi dico anche che cosa dovete fare per utilizzare il G29 al top. E poi qui abbiamo Trackers MP per poter giocare in multiplayer, vi spiego come installarlo e come far funzionare tutto. Dopo questo tutorial dovete essere al 100%. Partiamo dal programma della Logitech, in descrizione vi lascerò il link dove potete scaricarlo. Questo è il launcher della Logitech che vi permette di leggere tutti i dispositivi. Nel mio caso leggerà anche la tastiera e la webcam perché è tutto Logitech. Qui possiamo cliccare avanti, qui possiamo fare avanti senza selezionare questa spunta. Per fare questo tutorial ho resettato tutte le mie impostazioni di Euro Truck perché voglio spiegarvi tutto da zero in modo che non ci sia nessun particolare che mi sfugga, in modo che voi possiate capire davvero tutto. Io in questo caso faccio non riavviare ora, voi per sicurezza fatelo in modo che non ci sia nessun problema e dopo possiamo fare fine. Ok, vedete qui già mi ha riconosciuto il G29, la tastiera e la webcam. Ovviamente ci interessa solo il G29, mi ha riconosciuto anche il cambio perché ho anche quello. Basta cliccare sul volante, un'impostazione base per poter giocare ad Euro Truck e fare doppio clic qui sul simbolino del volante, togliere la spunta alla molla perché a noi non ci interessa proprio la centratura automatica del volante perché verrà gestita dal gioco e quindi la togliamo. La sensibilità deve stare al 50% e i gradi del volante devono essere 900. Si possono cambiare per giocare ad altri giochi tipo Dirt 4 nel caso volete giocare in maniera diversa, ma in questo caso noi lasceremo 900. Dopo esserci assicurati di questa cosa possiamo direttamente entrare su Euro Truck Simulator 2, quindi apriamo Steam e clicchiamo su Euro Truck. L'accesso a World of Truck ho deciso di spostarlo alla fine perché è abbastanza semplice e non c'è molto da spiegare, perciò adesso continuiamo subito con i settaggi del volante. Per andare a settare il nostro volante andiamo su opzioni, andiamo in controlli e la prima cosa da fare è guida alle funzioni. Qui lui ci guida e ricerca automaticamente tutti i nostri dispositivi. Clicchiamo su controller, potete scegliere una di queste 4 impostazioni in base alla difficoltà a cui volete giocare. Io faccio cambio ad H. Qui seleziono splitter perché voglio le marce dispari e quelle pari. Dopodiché questa è la prima configurazione del volante, quindi clicchiamo qui e muoviamo lo sterzo. Vedete, quando cambia colore vuol dire che ha rilevato, è tutto a posto. Vedete, io provo a girare e funziona correttamente fino alla fine, senza nessun problema. Perfetto. La modalità è centrato, poi l'acceleratore, premo l'acceleratore. Io lo metto al minimo perché ho un G29, funziona correttamente, quindi lo metto al minimo, non ho nessun problema. Nel caso voi abbiate un volante un po' più vecchio che ha qualche problemino, potete aggiustare con un pochettino di zona morta che va magari a cancellarvi quell'instabilità che potrebbero avere alcuni dispositivi. Io lo metto al minimo perché non ne ho bisogno. Premo il freno, stessa cosa, metto al minimo perché con l'impostazione al minimo su tutti e 3 i pedali non viene minimamente rilevato niente, altrimenti vedrei una piccola linea gialla ma non succede. Possiamo fare prossimo. Qui adesso mi fa vedere anche le marce, io posso testarle, metto la prima, seconda, terza e ci chiede anche di impostare un tasto per splittare dalle marce pari a dispari perché io gli ho messo quella modalità. Di base sul G29 mette il tasto share e option, li lascio così perché a me va bene così. Faccio prossimo, termina. A questo punto c'è il feedback da impostare che anche lui è molto importante, però adesso prima di farvi vedere le impostazioni che ho messo scendo qua giù e vi faccio vedere un'altra cosa importante, il reset. Che succede? Molti sono afflitti da questo problema, il mouse si muove da solo perché molto probabilmente quando avete collegato un nuovo dispositivo giocando Euro Truck vi ha chiesto se lo volevate utilizzare come mouse e voi avete risposto sì, magari non ve ne siete accorti ma avete risposto sì. Per risolvere questo problema dovete andare sempre in questa sezione controlli, dovete scorrere fino qua giù, vedete non c'è nient'altro,
cliccare sul reset. A questo punto vi chiederà se volete utilizzare uno di quei dispositivi come mouse. Voi dovete fare assolutamente ignora. Nel caso il problema vi si ripresenta, scollegate tutti i dispositivi, fate di nuovo il reset e dovrebbe ritornare tutto normale. Dopo questa prima configurazione dobbiamo andare ad impostare i force feedback. Una cosa molto importante è la sensibilità dello sterzo. Io consiglio di metterlo al 100%, soprattutto con volanti tipo il G29 e T150, volanti con un minimo di 900 gradi o anche oltre, o che magari sono oltre i 100-150 euro, perché questi hanno la sensibilità giusta, non hanno problemi. I volanti invece che hanno dei gradi inferiori, tipo precedentemente io avevo un Thrustmaster Ferrari, con quello lì la sensibilità io la diminuivo un po', perché ovviamente potendo fare solo in totale 180 gradi, un piccolo movimento faceva sterzare di molto il camion nel gioco, perciò la sensibilità l'avevo abbassata un po' per riuscire ad avere un controllo migliore. Invece assolutamente da mettere al minimo la non linearità, quella ci fa andare il volante a scatti ed è assolutamente una cosa che non vogliamo. Qui sotto invece abbiamo il force feedback, che è una cosa più complicata. Per farvelo capire adesso metterò tutti i valori al minimo. Tra questi valori il primo, l'aumento, è molto più particolare degli altri. Ci permette di aumentare il valore del feedback in base alla velocità. Ciò vuol dire che se il volante a 10 km/h fa così, a 100 km/h il feedback sarà molto più forte e anche più veloce, perché influisce su tutti gli altri, quindi sulla rigidità, sul centraggio, motore, terreno, ammortizzatori e collisioni. Se adesso vado in gioco con tutto a minimo è come se fosse un volante senza motore, senza feedback, quindi non ha senso. Se provo ad alzare uno di questi valori, altrettanto non funzionerà, perché se l'aumento sta a 0, anche tutto il resto automaticamente sta a 0. Adesso provo a mettere il centraggio al massimo e l'aumento lo metto a un quarto più o meno, un pochettino più di un quarto. Entriamo in gioco e vediamo come si comporta. Adesso qui ho trovato uno spiazzale per poter fare qualche giro. Vedete, tenete d'occhio anche la velocità. Vedete, adesso giro a 30 all'ora, incomincio un pochettino a volersi centrare da solo, però non fa molta forza, vedete, si centra piano piano. Facciamo un altro test, questa volta però provo ad andare più veloce. Vedete, mi fa della resistenza e cerca di ritornare al centro ed è anche abbastanza veloce. Questo comportamento l'abbiamo ottenuto con un centraggio proprio al massimo e l'aumento solo ad un quarto. Se io provo a mettere entrambi al massimo vi faccio vedere che cosa succede. Guardate, già a 15 all'ora è quasi centrato. Già a 15 all'ora. Provo a girarlo tutto. Guardate, a 10 incomincia, a 15 all'ora è pronto. E ho solo la seconda. Sta diventando sempre più duro, è veramente assurdo quanto a forza riesce a fare, perché l'aumento l'ho messo al massimo, un valore che non bisogna, vedete, anche il retromarcia c'entra tantissimo. L'aumento è un valore da non sottovalutare, quindi io consiglio di metterlo all'incirca a metà, anzi forse un pochettino in più, lo metto qui. E adesso vi faccio vedere anche le collisioni, gli ammortizzatori, il terreno, il motore no, perché il motore e anche la rigidità sono valori che influenzano sempre il volante. La rigidità sempre e comunque. Il feedback del motore è praticamente quando il motore sta acceso, quanta resistenza ci fa mentre proviamo a girare. Questo valore viene influenzato anche un pochettino in base anche ai giri del motore. Questi due per il momento li lascio perché vanno un po' a nascondere ciò che fanno gli altri. Questo è successo solo perché sono sceso da gradino, sono salito sul marciapiede ed è veramente forte, perché ovviamente l'ho messo al massimo. Vabbè, sento anche le ruote di dietro, sento davvero tutto. Adesso proviamo invece le collisioni. 15 all'ora contro ad esempio il guardrail. Avete visto? Si è girato di un po'. Per fare lo stesso test a velocità ho abbassato il centraggio, così ho il pieno controllo del volante. Con la 12ª vado a sbattere. Avete visto che cosa è riuscito a fare, quanto si è mosso a destra e a sinistra? L'altro valore che volevo far vedere subito è invece il valore del terreno. Vedete che cosa riesce a fare stando sul terreno. E siamo solo a 20 all'ora. E questa cosa aumenta, più veloci andiamo, perché giustamente ho il valore dell'aumento, e più diventa qualcosa di orribile e incontrollabile. Lo potete sia vedere che sentire.
Tornando ai nostri settaggi, vi faccio vedere le mie impostazioni. L'aumento lo preferisco così, va già bene. Invece la rigidità lo aumento un pochettino, non troppo. Il centraggio lo metto più o meno qui, perché deve essere, comunque deve centrare abbastanza, non troppo. Il terreno lo abbassiamo, se no diventa un qualcosa di incontrollabile. Ammortizzatori altrettanto, altrimenti non appena scendiamo da un gradino o entriamo in un'azienda dove c'è il binario del cancello, il volante proprio ci salta addosso, quindi non esageriamo. Le collisioni, vabbè, la abbasso un pochettino. Il valore lo lascio alto, tanto comunque è qualcosa che capita solo quando vado a sbattere. E se non fate una guida spericolata, quando c'è è giusto che si senta. Per quanto riguarda il motore, lo alzo un pochettino. Più che altro secondo me dà fastidio. Non appena accendete il camion, incomincia a vibrare, basta. Ok, volevo fare un'ultima prova sullo sterrato. Ok, vedete, siamo andati a 40 all'ora. C'è ancora questo fenomeno, però non è troppo, è un po' più moderato, non è qualcosa di esagerato. Mi fermo in questa di servizio, spero di avervi fatto capire al meglio cos'è il feedback. Questo varia un po' tra i volanti, ma comunque la linea generale è questa, almeno per quanto riguarda questo gioco. È arrivato il momento di passare alla questione multiplayer, quindi Trackers MP. Possiamo chiudere il gioco, io faccio Alt F4, potete fare esci, tanto lui comunque salva in automatico, non chiude direttamente. Qui posso chiudere anche la schermata del G29, non mi interessa, anche se fate la X il programma non si chiude, rimane minimizzato, come vedete qui c'è l'icona. E adesso andiamo ad installare Trackers MP. La prima cosa da fare è andare su Steam, andare sul nostro nome, profilo, modifica profilo, le mie impostazioni sulla privacy. Adesso dove c'è scritto solo amici dobbiamo mettere su pubblica. Mettiamo anche questo, pubblica. Questo potete non metterlo perché non ci serve. Adesso andiamo su Trackers MP, vi lascerò comunque il link in descrizione. Proviamo a registrare un nuovo account, ci loghiamo con Steam. Ci chiederà nome utente e password, mi raccomando non l'email perché altrimenti vi dà errore, quindi nome utente e password, fate l'accesso. Quando vi chiederà il codice riceverete un'email, oppure se avete già fatto l'autenticazione con l'applicazione di Steam avrete il codice sull'applicazione, io lo inserisco subito. A questo punto vi chiederà un'email e una password specifici per questo account di Trackers MP. Ve li dovete ricordare perché poi vi riserviranno quando andremo ad installare l'applicazione, quindi per accedere al gioco in multiplayer. Dopo aver inserito email e password clicchiamo su Rules, scorriamo fino in fondo e a quel punto potremo accettare. Se non fate questo passaggio non potrete assolutamente cliccare sulla sponda e quindi non potete creare l'account. Fatto questo passaggio clicchiamo su Login, mettiamo email e password, possiamo anche cliccare la spunta su Remember Me e facciamo Login. Ci troviamo su questa pagina, scorriamo un po' giù, Download Now, ancora giù, Download Now di nuovo, ci scaricherà un file zip. Lo apriamo, possiamo trascinare l'installer sul desktop, io ce l'ho già, lo sostituisco, tanto è uguale, questo lo possiamo chiudere e avviamo l'installazione. Clicchiamo sì, voi non l'avete visto ma comunque basta cliccare sì, come una normale installazione, facciamo next, accettiamo, next. Qua vi chiede il percorso dove volete installare questa applicazione, per me va bene quello. Qui ci chiede se vogliamo installare multiplayer sia per Eurotrack che per American Truck, io ce l'ho tutte e due perciò mi va bene, next. Adesso qui vi chiederà la cartella di installazione del gioco. Se non sapete dove si trova andate su Steam, andate in libreria, cliccate tasto destro su Eurotrack Simulator, proprietà, file locale, sfoglia file locale. Questa è la cartella di installazione di Eurotrack Simulator 2. Cliccate qui sopra, copia e andiamo ad inserire qui dentro, possiamo fare incolla. Se sapete già dove si trova potete anche tranquillamente fare browse e cercarvela a mano. Dopodiché facciamo next, next e aspettiamo, installiamo e aspettiamo che finisce l'installazione. Doppio clic sull'icona che ci avrà creato, si apre Trackers MP e adesso ci chiede di installare gli aggiornamenti Eurotrack di American Truck. Facciamo installa, solitamente sono un'ottantina di megabyte, a me sarà un po' più veloce perché il programma ce l'avevo già installato, ma è la stessa cosa. Prima di avviare Eurotrack creo un nuovo documento di testo perché devo scrivere la mia email, quella che ho messo per creare l'account di Trackers MP. La scrivo qui dentro e la copio, la potete scrivere dove volete, l'importante è che potete copiarla e potete mettere il simbolino della chiocciola, perché poi la chiocciola non si può scrivere su Trackers
Trackers MP. Quindi lanciamo il nostro programma. Fate la stessa cosa anche se avete inserito qualche carattere particolare anche per la password, e sarà valida la stessa cosa. Arrivati qui faccio CTRL V, incollo la mia email, clicchiamo su Remember Me per ricordare queste email in modo da non dover fare accesso ogni volta, e facciamo login. Se volete giocare con un vostro amico è ovvio che dovete scegliere lo stesso server, altrimenti non riuscite a trovarli. Io adesso provo Arcade perché è quello più libero di tutto, senza limiti. Dopo che il gioco si è caricato, un consiglio che vi do: se dovete fare delle modifiche, dovete fare delle impostazioni all'ultimo minuto prima di giocare con i vostri amici, fatele adesso, non appena il gioco si è aperto, perché non appena voi cliccherete il tasto guida, lui entrerà nel server. Cosa vuol dire? Avete un limite di tempo dove vi dovete muovere per forza. Quindi se non vi muovete col cambio, siete nelle impostazioni, dopo un po' vi caccia fuori dal server e siete costretti a chiudere il gioco e riaprirlo per potervi riloggare. Poi se di sera accendete le luci, che attualmente io non ho impostato, ok, di sera vi cacciano lo stesso. Vabbè, c'è qualche regola per la convivenza comune, che vuol dire che la gente inattiva viene cacciata, altrimenti il server si sovraffolla. E le luci sono importanti per farvi vedere dagli altri. Potreste andare a sbattere contro qualcuno, quindi è ovvio che vi obbligano ad accendere le luci. Questa parte è registrata dopo perché mi ero dimenticato di farvelo vedere. Se premete tab mentre siete in gioco, vi compare la lista delle persone che ci sono. Per poter interagire basta fare tasto destro e vi compare il mouse. Quindi se volete rigiocare normalmente dovete fare tasto destro per farlo scomparire il mouse. Quindi per il primo tasto destro posso cliccare sulle persone. Questo serve anche per fare il report. Se vi fate danni potete reportarlo. Se ci sono più persone che lo reportano, questo sarà segnalato. Nel caso non vi compare più una persona che non avete trovato, potete cliccare su history e qui vi fa vedere tutte le persone che vi sono comparse e vi dice anche quanto tempo fa. Dopodiché posso fare close perché adesso non mi interessa. Un'altra cosa da sapere: se cliccate sulla persona vi compaiono altri simbolini. Questo serve per mutarlo. E poi qui possiamo vedere il suo profilo Steam. Questo è interessante perché gli possiamo chiedere velocemente l'amicizia. Possiamo cliccare qua chiedi amicizia. Intanto noi ovviamente siamo già loggati con Steam ed è facile chiedere l'amicizia senza andare a cercare il nome. Ultima cosa da poter vedere sono le impostazioni setting. Possiamo vedere alcune cose tipo il sound. Qui possiamo vedere il tag del player, cioè posso decidere al fianco al mio nome, vedete qui che c'ho scritto YouTube Ita, potete scegliere cosa scrivere e metterci anche un colore in modo che sia più o meno visibile. Qui c'è il canale del CBR. Questo è utile se vi volete sincronizzare con qualcuno. Secondo me è meglio Discord. Installate Discord e non avete nessun problema, così lo usate anche su altri giochi al di fuori da Eurotrack. Nella sezione grafica in inverno, quando abilitano la neve, c'è anche la modalità neve, in modo che la pioggia diventa neve. Vabbè, questa è una cosa che attualmente non è presente. Magari vi dico velocemente le mie impostazioni se vi interessa, altrimenti magari saltate 20 secondi, quello che sia. In questa sezione lui ha già settato qualcosa tipo marcia superiore inferiore con le palette. Visto che il cambio a me non interessa, quindi li uso come freccia sinistra e freccia destra. Il clacson qui e le trombe me le metto qui sul tasto PlayStation. I tergicristalli me li metto qua. Mi metto il cruise control sul quadrato. La velocità sul più qua e sul meno. Visuale interna e visuale esterna. Faccio il tasto interno del volante, metto questo. Visuale esterna metto questo perché è esterno al volante. È un metodo semplice per ricordarsi. Il tasto invio mi metto questo perché è uguale al tasto invio, perciò lascio questo. Mi metto la T sulla X per sganciare e agganciare il rimorchio. Adesso vi parlo velocemente di World of Track, non c'è molto da spiegare. Per la prima volta fate Join Now, vi loggate come su Trackers tramite Steam, create anche qui un account apposito, quindi email e password. Volete potete usare anche le stesse di Trackers, è uguale. Io faccio sign in perché ce l'ho già un account. E qui possiamo vedere un po' di informazioni. Qui ci sono un po' di foto di Eurotrack e di American Track, anche vecchie, le dovrei aggiornare. Le cose più importanti le troviamo su eventi. Qui ci sono degli eventi appunto a cui potete partecipare e vincere qualcosa. Solitamente sono delle skin per il camion. All'inizio vi danno comunque gratis il Metallic Paint Job, non è chissà che, però è gratis. Vi dà il codice di Steam e lo potete utilizzare subito. A parte quello, io ho questo qui del drago, ho partecipato tempo fa ed ho vinto questa skin sia per Eurotrack che per American Track. Sull'impostazione del profilo possiamo trovare qualche altra opzione tipo share tra chilometri e miglia. Il nome è targa di Eurotrack ed American Track. E poi qua
bassi sono le opzioni proprio dell'account, potete modificare password, email e cose del genere. Il tutorial è finito, ma vi invito ad installare Discord. In descrizione troverete il link per poter entrare nel mio server, per poter giocare con me e fare anche qualche episodio insieme. Ovvio che se non vi ritengo persone valide o persone che fanno un mucchio di macello, non vi invito a giocare con me, perché sarebbe controproducente. Se siete delle persone abbastanza regolari, non dico santi, di pazzi ce ne sono e li accetto, come Gabri. Vi invito a vedere i gameplay che ho fatto con lui, sono divertenti, lui si ribalta in continuazione, ma ci sta, si ribalta da solo senza fare danni agli altri, è una cosa molto importante. Oltre a Discord vi ricordo che sul mio canale ci sono anche altri video riguardanti il volante, riguardanti il cambio, riguardanti modifiche che sono andato a fare. Presto farò un video anche riguardo a una modifica del cambio, l'ho alzato un po' e messo 2 levette per controllare meglio lo shifter su Eurotrack. Non so se sarà già uscito quando starete vedendo questo video, comunque provate a cercarlo, nel caso ve lo lascerò in descrizione. E per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto, spero che abbiate capito tutto e che non mi fate le stesse domande a cui ho già risposto in questo video. Davvero alcune volte è insopportabile chi mi fa delle domande dove ho appena risposto nel video, cioè guardalo tutto il video prima di fare un commento totalmente senza senso. Guarda il video, parassi che lo dico. Ciò non vuol dire che non mi fa piacere rispondere ai vostri commenti, assolutamente sì, sono felicissimo quando mi commentate, ma davvero non riesco a capire quei commenti totalmente senza senso. Detto ciò, vi invito ancora una volta a lasciare un bel like e noi ci vediamo in un prossimo video Eurotrack. Da Vita è tutto, ciao!